si avvisa la gentile clientela che, pur tentando di rimanere quanto più lontano possibile dagli spoiler, al fine di un'adeguata recensione purtroppo alcune cose vanno dette. Mi scuso altresì anticipatamente per la probabile lunghezza infinita di questo video. Grazie. Torniamo a parlare di horror. Torniamo a parlare di film mainstream che ai più hanno fatto schifo, ma che io in una certa misura ho apprezzato, perché ormai sono abituato a schifezze ben peggiori. E lo facciamo con un film che potremmo addirittura definire d'autore. Stiamo parlando infatti di un film niente meno che di Wes Craven, uno dei pionieri del genere slasher. Ma il film di cui parliamo oggi è forse il suo film mainstream più dimenticato e probabilmente anche il meno riuscito. Sto parlando di My Soul to Take, il cacciatore di anime. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. No! Please! No! Wes Craven, come sappiamo, è autore di alcuni dei film, principalmente Nightmare e Scream, che hanno fatto la storia del genere. È quindi probabilmente in questo contesto che My Soul to Take sia stato affossato sia dalla critica che dal pubblico, e suppongo che abbiano anche tutti pienamente ragione. Io però ho visto questo film nella quasi totale ingenuità della filmografia di Wes Craven. Dal momento che ho visto solo i suoi 2 Nightmare, in pratica il primo e il settimo film dell'intera saga, e Le colline hanno gli occhi, che peraltro non mi è neanche piaciuto granché. E partendo dal presupposto che, a prescindere da raggiungere il livello di Nightmare, mi sembrava piuttosto impensabile, è abbastanza chiaro perché io possa aver apprezzato My Soul to Take. Sia ben chiaro, non sto minimamente dicendo che sia un bel film, ma è apprezzabile, in una certa misura. Ho rilevato un problema già dal titolo. My Soul to Take è un verso di una famosa preghiera della buonanotte, peraltro un'autocitazione dello stesso Craven, dal momento che era stata usata anche in Nightmare. La differenza sostanziale è che in Nightmare aveva assolutamente senso, perché molti versi della preghiera parlano del morire nel sonno, mentre l'unico riferimento utile per questo film è la questione dell'anima, che però è una visione della questione dal mio punto di vista praticamente collaterale. Il sottotitolo Il cacciatore di anime, che è stato dato in Italia, aggiusta un po' il tiro dando un poco di pregnanza in più. Il punto di questo film è che in una piccola cittadina ci sono 7 ragazzi che sono nati nello stesso giorno della presumibile data di morte di un famoso serial killer vissuto nel luogo. Per farla breve, dopo 16 anni il serial killer si ripresenta con lo scopo di uccidere i ragazzi. Ok, ora, riassumendo i problemi di questo film al succo, la questione è che il confine tra logica verosimile e assurdità è molto confuso, per cui certe dinamiche e certe spiegazioni che il film fa finta di dare sembrano assolutamente campate per aria. Principalmente, secondo me, c'è un bel po' di superficialità, proprio a livello clinico, riguardo al disturbo di dissociazione dell'identità, che viene anche spesso confuso con certe dinamiche invece proprie della schizofrenia. L'ovvia domanda che ci facciamo e che il film ci propone come trama è perché questo serial killer vuole uccidere i 7 ragazzi. Il serial killer in realtà era un comunissimo uomo che aveva 7 personalità, di cui una appunto il killer. Hanno dovuto introdurre l'inutile personaggio dell'anatomopatologa di origini haitiane e quindi scomodare il voodoo per darci la spiegazione che non si tratta di più personalità ma di più anime nello stesso corpo. Il punto è che queste personalità o anime hanno tradito il serial killer consegnandolo alla polizia, al che si aprono altre questioni. Quest'uomo è un padre di famiglia con una bambina di 3 anni e una moglie incinta. Com'è possibile che questa donna non si sia mai accorta che quest'uomo ha la bellezza di 7 personalità? Si capisce che l'uomo è seguito da un dottore, che è presumibilmente l'unica persona a conoscere il suo disturbo. Com'è possibile che questo dottore non si sia mai accorto che una di queste personalità ha tendenze omicide o quantomeno violente? E comunque, da quello che so, le personalità hanno poca coscienza le une delle altre, e seppure forse non mi risulta che possano avere coscienza nello stesso momento contemporaneamente. Lo dico principalmente per la scena in cui l'uomo tenta di accoltellare se stesso con un braccio e l'altro braccio tenta di bloccarlo, che mi pare un po' una stronza. Comunque, pare che questo serial killer sia scappato mentre lo portavano in ospedale e si sia rifugiato ai margini di un fiume. In
quello stesso punto, ogni anno, nel giorno del loro compleanno, si radunano questi 7 ragazzi, che in pratica sono le reincarnazioni delle 7 personalità del serial killer. In particolare, i ragazzi esorcizzano il momento in cui il serial killer disse che sarebbe ritornato per vendicarsi delle sue personalità, e lo fanno con una specie di rievocazione durante la quale uccidono metaforicamente il killer sotto forma di una persona travestita. Ci viene detto che l'hanno fatto tutti meno Adam, il nostro protagonista, interpretato da Max Thieriot, che viene soprannominato Bug. Prima considerazione: non ci viene data la motivazione per questo soprannome, per cui mi sembra plausibile che sia una specie di gioco di parole per il modo in cui si comporta per tutto il film, e in effetti è molto calzante, ma i suoi comportamenti strani cominciano mentre il film si sta già svolgendo, per cui mi sembra una stupida coincidenza che venga soprannominato Bug già da prima. Seconda considerazione: se l'hanno fatto tutti meno uno, significa che quello è il 7° anno che lo fanno, quindi da quando hanno 9 anni. Quanto li hanno traumatizzati questi bambini? La rievocazione non va proprio benissimo, perché mentre Bug se la sta facendo sotto davanti al costume, arriva la polizia e tutti scappano, al che quello che succederà da qui alla fine del film è piuttosto palese. Spunterà il vero killer che ucciderà tutti e Bug dovrà fermarlo. Non viene esplicitato il fatto che il vero serial killer possa essere fermato solo da Bug, ma è chiaro che sia così. Bug e altri 3 si nascondono. Uno di questi 3 è il ragazzo che ha creato il costume da serial killer di quell'anno, e ci fa sapere che è una sua reinterpretazione dell'aspetto che avrebbe se fosse vivo. Con queste informazioni da parte, la prima volta che si palesa il killer, il fatto che abbia esattamente lo stesso aspetto del costume fa facilmente intuire che non possa essere il killer ancora vivo, ma qualcuno che sta usando il costume. Io a questa considerazione ci sono arrivato praticamente nel momento in cui ho scritto la recensione, ma per come era fatta la scena è un pensiero che non mi ha minimamente sfiorato, anche perché l'informazione riguardo al costume non sembrava minimamente importante. Però una domanda sorge spontanea: posto che il killer non sia vivo e che quindi si sia reincarnato in uno dei 7 ragazzi, veramente questo si lascia fermare da degli adolescenti che fanno finta di uccidere un costume e fa il burlone palesandosi dopo 15 anni solo perché non sono riusciti a terminare la rievocazione? Dal momento in cui i ragazzi cominciano ad uno a morire, Bug comincia a manifestare degli strani comportamenti, che si possono esemplificare dicendo che in pratica copia le cose che sono state dette dai ragazzi nello stesso modo in cui l'hanno detto. Questa cosa viene spiegata con il fatto che man mano che i ragazzi muoiono, le loro anime finiscono nel corpo di Bug. Di per sé come spiegazione al comportamento è anche sensata, ma la cosa non ha il minimo senso. Perché le anime dei ragazzi morti dovrebbero entrare proprio nel corpo di Bug? Sembriamo spiegarcela dicendoci che anche lui ha tendenze dissociative, ma non è che lui è dissociato e quindi le anime vanno da lui. Le anime vanno da lui e quindi lui è dissociato. Insomma, una confusione tremenda. Comunque, in queste scene devo dire che il doppiatore italiano di Bug, che purtroppo non ho capito chi è stato davvero molto bravo. Francamente non ho avuto voglia di guardarlo anche in originale per vedere se fosse bravo anche Max Thieriot, ma devo comunque dare del merito anche a lui. C'è una scena in cui Bug, mentre non è molto in sé, fa da specchio a Max, un altro dei ragazzi, e secondo me quella scena è davvero incredibile. La sincronia dei 2 attori è veramente ottima. Non so se ci sia della CGI, ma non credo, anche perché quando c'è della computer grafica si vede anche piuttosto palesemente ed è anche piuttosto brutta. Comunque la scena è figa. Ma che vuol dire? Cos'è questa cosa dello specchio? Tra le 7 personalità c'è anche un portacipria? Naturalmente non ci viene spiegato. In tutto ciò il film prende una piega young adult che francamente trovo molto forzata, che in pratica serve quasi esclusivamente per presentarci il personaggio di Feng, che è in pratica una ragazza che tiene in pugno la scuola che frequentano Bug e gli altri ragazzi. Pare rivelarsi un personaggio quasi fondamentale, ma in realtà le rivelazioni che fa a Bug potevano essere dette anche da sua madre, eliminando completamente il personaggio, e sarebbe stata la stessa cosa. Tutta questa questione dei comportamenti strani di Bug comunque è solo un modo per farci sospettare che il serial killer sia in realtà lui, e quasi ci riescono, però cercando di non essere troppo ciechi e ignoranti. A me sembra che il modo in cui viene spiegata la natura dissociativa di Bug, come ereditaria o come conseguenza del parto, è quasi assurdo. Comunque a un certo punto, per forza di cose, Bug si ritrova faccia a faccia con il killer, e dopo essergli sfuggito il suo amico Max gli rivela il fatto che ha tendenze dissociative e gli mette la pulce nell'orecchio che il killer sia lui e che in pratica prima stava lottando contro se stesso, anche se non ha senso perché durante la lotta è stato aiutato da Feng. Devo dire che questo momento fa il suo effetto, perché ci stavo cascando con tutte le scarpe, salvo poi fare 2+2 e capire quello che va capito, che è poi il twist finale. Allerta spoiler, il killer in realtà è Max.
e qui arriviamo ad una mega cazzata colossale. La dinamica è un po' confusa, ma in pratica quello che ci mostrano è che il ragazzo e il killer sono a loro volta due personalità della stessa persona. Quindi, ricapitolando, ci sono 7 ragazzi, reincarnazione delle 7 personalità, e uno di questi ragazzi ha 2 personalità, di cui una è il killer. E se la matematica non è un'opinione, le personalità totali qui sono 8. Bug chiaramente fa quello che deve fare e uccide il killer, e per farlo si fa aiutare dalle anime dei ragazzi uccisi che ora sono insieme a lui. In pratica il film finisce così. Io ero in trepidante attesa che l'ovvio finale da horror si sarebbe palesato, e invece nulla, è veramente finito così. E la spontanea domanda che uno si pone a questo punto è: ma data tutta la dinamica del film e la questione delle anime, non è scontato che adesso il killer si ripresenterà dentro Bug? Tutte le domande senza risposta rimangono senza risposta. Ma non fa nulla perché i titoli di coda sono molto carini. Gli attori sono stati tutti piuttosto bravi, chi più chi meno. In particolare mi è piaciuta Jessica Hecht, che interpreta la madre di Bug. Suppongo che a livello registico non si possa dire niente a Wes Craven, e anche per quanto riguarda altri aspetti prettamente tecnici. Ci sono un paio di jump scare che non sono troppo scontati, e quando ci si aspetterebbe un jump scare invece non accade. Quindi sotto questo aspetto mi ritengo abbastanza soddisfatto. La CGI, come dicevo, è bruttarella, ma secondo me c'è solo in un paio di scene, quindi è sorvolabile. Per cui il problema del film è praticamente solo la sceneggiatura, che però fa acqua da tutte le parti. Tirando le somme, questo film presenta incoerenze e confusione in ogni singola scena, ma ce ne accorgiamo solo se guardiamo il film rimuginandoci sopra. E io stesso ho visto il mio apprezzamento per questo film calare drasticamente solo man mano che ci pensavo e che facevo ricerche per scrivere una recensione. Per cui la soluzione è guardare questo film nella più totale ignoranza. Nel qual caso è un ottimo film. Fatemi sapere se l'avete visto e cosa ne avete pensato, e se condividete tutte le elucubrazioni che ho fatto e la confusione che ho notato, o se in realtà sono solo io che non ci ho capito nulla. Continuate a seguirmi iscrivendovi al canale o agli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo dell'8ª personalità per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione.